Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi parleremo di un arcano potentissimo. Parleremo della forza. Non parleremo della forza come dominio, come controllo, ma parliamo della forza come capacità proprio di restare dentro a quello che ti attraversa, restando presente senza perderti. La forza è il coraggio di entrare dentro a quello che ti attraversa, dentro a qualsiasi emozione che ti attraversa, senza fuggirla, senza fuggire da te stesso. Entrare dentro la paura, entrare dentro il caos, entrare dentro a quello che trattieni, entrare dentro a quello che non conosci, entrare dentro al mistero, entrare dentro a quello che non puoi controllare. E per entrare in questo mistero, oggi entriamo in una delle figure più potenti della mitologia greca. Un essere che è nato già diviso tra due mondi, un essere che è nato già tra la luce e la ferita, tra la potenza e la fragilità. Il suo nome è Eracle, che poi per i romani si trasformò in Ercole. Chi è che non conosce Ercole? Allora, Eracle lo chiameremo oggi. Eracle è figlio di Zeus e di una mortale di nome Alcmena. Allora questo dice già tutto, avete già capito che Eracle è un essere di confine, no? Perché nasce da un dio e da una mortale. È un essere di confine tra cielo e terra, tra divino e umano, tra potenza e fragilità. È un semidio. Allora la sua nascita fu molto difficile. Allora, vi ricordate chi era la moglie di Zeus? La famosa Era, gelosissima. Allora Era, gelosissima ovviamente di Zeus e dell'unione che Zeus aveva con questa mortale, perseguita Eracle sin dall'inizio. Allora, quindi la dea Era entra in questo punto del mito come energia già di opposizione. Cioè non lascia che questa potenza si esprima senza attraversare il dolore, cioè parte subito il conflitto. E quindi che succede? Che Eracle cresce, diventa potente, ma la sua potenza però non è ancora coscienza. Ed è proprio qui che avviene la frattura. Allora, che cosa succede? Cosa succede ad Eracle? Eracle viene colpito da una follia mandata da Era, cioè Eracle viene colpito da un'ira accecante, furibondo, e quando viene colpito da quest'ira accecante, in quello stato perde se stesso. E che cosa fa? Compie un atto terribile contro la propria famiglia. A un certo punto scambia la sua famiglia per dei nemici e uccide sua moglie Megara e i loro figli. Eh sì. E per espiare questo crimine, Eracle fu costretto a compiere le celebri 12 fatiche al servizio del re Euristeo. E infatti a un certo punto Eracle si desta, cioè ritorna nella coscienza, e quando capisce quello che aveva fatto c'è un vuoto, c'è colpa, c'è silenzio, c'è disintegrazione. Ed è in questo silenzio che nasce la chiamata. E qual è questa chiamata? Le 12 fatiche. Le 12 fatiche di Eracle. Allora, per espiare, per ritrovare se stesso, Eracle deve attraversare questa cosa che è diventato, no? E riceve una missione. Deve servire il re Euristeo e attraversare queste 12 fatiche impossibili. Ma ricordiamo una cosa, queste fatiche non sono prove esterne,
sono forme diverse della sua trasformazione interiore che adesso vi racconterò. Queste 12 fatiche le possiamo dividere in 4 attraversamenti iniziatici che ognuno di noi vive. E in questo momento entriamo proprio nel cuore del mito. Non sono 12 prove, sono 4 soglie dell'anima, sono forme diverse di una stessa trasformazione interiore. Allora, la forza non si rivela fuori, si rivela dentro. E dentro esistono questi 4 grandi territori che sono la paura, il caos, il possesso e il mistero. E ogni mostro che Eracle incontrerà non sarà altro che una forma vivente di questi 4 mondi, la paura, il caos, il possesso e il mistero. Allora, andiamo verso il primo attraversamento. Per capire cosa significa attraversare la forza, dobbiamo entrare in questo primo territorio dove tutto inizia, cioè dove l'essere umano incontra quello che non può combattere. Che cos'è? La paura! La paura! E come si personifica nel mito di Eracle questa paura? Nel leone di Nemea. Chi è questo leone? È un leone enorme, invulnerabile, non si fa uccidere da nessun'arma, freccia, spada, forza, niente, non lo ferisce niente. E allora che fa? Eracle prova a combattere come ha sempre fatto, cioè con la forza, con la distanza, con l'azione verso l'esterno, ma non funziona niente. E allora che succede? Il mito cambia direzione. Perché? Perché il leone non si vince da fuori, si vince entrando dentro. Allora Eracle segue la creatura fino alla sua tana, fino al buio, fino allo spazio dove la luce non arriva più. Ed è lì che succede la vera trasformazione. Eracle non combatte più contro il leone, ma entra nella sua stessa dimensione, lo affronta a mani nude, corpo contro corpo, presenza contro presenza, e lo strangola, non con un'arma, ma restando lì. Non fugge, sta lì, non separa, sta lì, non fa distanza, sta lì. Qual è il senso del leone? Il leone di Nemea non è un animale, è la paura originaria che non può essere eliminata. È ciò che ti sembra invincibile quando lo guardi da lontano. Com'è grande quella cosa, non è possibile! E allora è quella cosa che ti paralizza prima ancora di iniziare. Quante volte ci è successo? Che rimane il fiato sospeso, troppo lontano, troppo difficile. Il mito adesso ci dice una cosa precisa. Ciò che non puoi ferire, devi attraversarlo. Allora ti faccio una domanda rituale da poter mettere nel tuo quaderno. Qual è quella paura che continui a guardare da lontano, invece di entrare nella sua tana? Quale? Non mi rispondere subito, lascia che queste domande lavorino, scrivile sul quaderno. Poi abbiamo il cinghiale di Erimanto. Dopo il leone, Eracle incontra quest'altra forza. Il cinghiale di Erimanto è una creatura diversa. Non è invulnerabile, ma è incontrollabile. Non sta fermo un secondo, non si lascia prendere. È puro istinto che si muove, no? Senza una direzione. C'è proprio la forza che travolge. Sai che cos'è questo cinghiale? È quello che dentro di te reagisce prima ancora che tu possa pensare. La reazione automatica. Allora Eracle non può affrontarlo frontalmente, no? Non può chiuderlo in uno schema, non può fermarlo subito. E che fa? Lo insegue.
Lo insegue però non per ucciderlo, ma per portarlo fuori dal suo caos. Fino a quando il cinghiale si stanca, fino a quando la sua forza si consuma nel movimento stesso. Ed è quando la sua forza si consuma nel movimento stesso che viene catturato, vivo, integro. Allora, qual è il senso del cinghiale? Il cinghiale mica è un nemico. Il cinghiale è l'istinto, il nostro animale interno che non ha direzione. È quella reazione che scatta senza coscienza, è quell'energia che distrugge perché non viene ascoltata, accolta. Allora il mito cosa ci sta insegnando? Che l'istinto non si deve spegnere, non si spegne, ma lo si accompagna fino a trasformarlo, come ha fatto Eracle. Allora, fino a qui abbiamo qual è la chiave del primo attraversamento? È un grande insegnamento che la forza non puoi vincere la paura, ok? Questo ti dice la forza, non puoi vincere la paura, non puoi eliminare l'istinto, non puoi controllare quello che è più grande della tua volontà individuale, dell'io, dell'ego. Puoi solo fare una cosa, restare dentro, senza fuggire, senza separarti. E quando la paura smette di essere un nemico, che cosa succede? Quando inizi a stare dentro quello che ti spaventa, che cosa succede? Che il viaggio cambia forma. Non incontri più ciò che ti minaccia dall'esterno. Incontri ciò che si moltiplica dentro di te. E lì inizia il caos. Allora, dopo aver attraversato la paura, il viaggio di Eracle cambia. Non ci sono più mostri che gli stanno davanti. Adesso i mostri si muovono dentro e ogni gesto di forza diretta li moltiplica. E qua abbiamo l'idra di Lerna. L'incontro con l'idra di Lerna è un incontro di un mostro che vive nelle paludi, che ha molte teste. Però ha una caratteristica terribile questo mostro qua. Quando tagli una testa ne ricrescono due. E quindi Eracle prova a fare quello che farebbe chiunque. Che fa? Attacca, colpisce, reagisce. Però capisce una cosa, cioè che più combatte questo, più il problema cresce. E qua il mito diventa chiarissimo. Non stai affrontando qualcosa fuori da te. Stai affrontando qualche cosa che si rigenera nella risposta stessa. E allora che succede? Cambia strategia. Eracle smette di tagliare le teste e brucia la radice. Cioè blocca il punto da cui nasce il caos. Solo così il mostro si ferma. Qual è il significato dell'idra? L'idra non è mica un mostro. È quello che accade quando un'emozione tua viene combattuta ferocemente invece che attraversata. È quella rabbia che torna se la combatti. È quel dolore, o per meglio dire la sofferenza che si ripete se non lo attraversi quel dolore. Sono i pensieri che si moltiplicano mentre li reprimi. E il mito che ti dice? Che quello che combatti nel modo sbagliato si moltiplica. Ora, domanda rituale, scrivila sul tuo quaderno, non mi devi rispondere adesso. Allora, c'è un'emozione che magari stai cercando di combattere da anni. Qual è questa emozione? Perché proprio per il fatto che stai continuando a combatterla per anni, continua a tornare. Io facevo così col dio Ares, con la mia rabbia, imperitura, fino a quando non l'ho amato, il mio dio Ares. Perché ho gli avi batori, gli avi guerrieri, che hanno segnato la mia incarnazione sin dalla nascita, con un parto travagliatissimo. Quindi basta che la metti in luce. Ok, continuiamo il viaggio.
Abbiamo poi gli uccelli dello stinfalo o stinfalo, non so come si pronuncia. Ci sono questi uccelli metallici nel cielo, pieno, fa un casino di rumore il cielo. Uccelli metallici colpiscono dall'aria. Questi uccelli non si vedono chiaramente, ma si sentono ovunque. Questi uccelli non sono solo animali, sono pensieri aggressivi, sono pensieri invasivi, sono pensieri ossessivi, pensieri che non lasciano spazio. E qua che succede? Eracle non può raggiungerli con le mani, non può inseguirli, non può fermarli uno per uno. E allora interviene in modo diverso. Non li combatte direttamente, ma rompe lo schema. Li spaventa, li disperde e il cielo si svuota. Allora, qual è il significato di questi uccelli? Gli uccelli non sono nemici. Sono la mente quando è invasa. Siamo tutti invasi dagli uccelli metallici di Eracle. E la mente quando è invasa. Sono il pensiero che non si ferma mai. E in questo momento storico, cioè la mente, gli uccelli metallici, è proprio il simbolo della nostra civiltà. Sono il rumore interno che occupa tutto lo spazio. E quindi il mito ci sta mostrando una cosa bellissima, sottilissima. Le cose non si risolvono combattendo il contenuto, ma si trasformano cambiando il campo, la terra, il campo dove vengono generati. Allora che fece Eracle? Eracle come cambia questo campo? Cambiò il campo e li disturbò, no? Con un crotalo, non so come si dice, che era uno strumento a percussione in bronzo. Questo strumento gliel'ha dato la dea Atena. Fece un rumore pazzesco che li costrinse a levarsi in volo tutti quanti. Allora, qual è il significato? Dobbiamo cambiare il campo che nutre il pensiero stesso. Questo campo che permette al pensiero di non autoriprodursi è la consapevolezza. Un campo di consapevolezza permette lo svanire di questi uccelli. Il campo della consapevolezza che osserva in assenza di giudizio. Allora tu non sei i tuoi pensieri, tu sei la coscienza che li osserva. Non ti devi identificare con il pensiero. Allora, sapete quante volte io ho fatto questo esempio? I pensieri sono le nuvole che passano. Tu sei il cielo che li osserva. E il cielo mica attacca le nuvole, osserva, ne diviene consapevole. Sa che passano. Ok. Poi arriva il toro di Creta, eccolo qua, il toro di Creta, già sapete a che cosa mi riferisco. Cioè, magari molti di voi che ne ho parlato tante volte. È il toro bianco di Minosse, è inviato dagli dei, bellissimo, potentissimo. Allora, sapete la storia del toro bianco? Ve l'ho raccontata anche nel mito dell'imperatore, dell'arcano dell'imperatore. Allora, questo toro bianco doveva essere sacrificato dal re Minosse, ma il re Minosse infranse il patto uomo-natura, volendolo tenere per sé, perché voleva più potere. E allora il toro resta vivo e diventa incontrollabile e inizia a devastare l'isola di Creta. E a quel punto interviene Eracle, che lo cattura. Allora, il toro bianco non è un animale qualunque, c'è proprio un'energia divina che non viene riconosciuta, non viene offerta. Sai, vi ricordate che nel mito del toro bianco il toro è la potenza che viene data all'uomo, ma che non viene offerta agli dei, no? Perché l'uomo, il re Minosse, in questo caso la vuole tutta per sé. E il potere, il mito attuale della nostra cultura attuale, il potere, il controllo, no? E quindi quando non viene offerto agli dei il potere, ti asfalta. Quindi il toro rappresenta questa potenza vitale pura.
è il desiderio istintivo che non viene canalizzato, è l'energia sacra che non viene trasformata in rito. Vi ricordate? E vi faccio una piccola parentesi. Quando Minosse va da Poseidone, che voleva più potere, disse io voglio più potere, e Poseidone disse ma io non ti posso dare il potere, però te lo posso far provare. E allora Minosse accetta, si danno la mano, Poseidone e Minosse, e dice sì va bene, poi te lo restituisco questo potere. E invece Minosse, che voleva il potere sulla natura, sugli uomini, voleva addomesticare la selvatichezza, no? È quello che succede sempre in tutti i giorni nelle nostre vite quotidiane. E il potere non è tuo, tu sei un ministro del potere, tu devi amministrare quel potere, devi usare il potere per restituirlo alla grande madre, per compiere delle opere che servano alla grande madre, allo spirito, in offerta agli spiriti. Il potere che hai, se tu non lo offri agli spiriti, cioè le azioni che fai con quel potere, se non le offri agli spiriti, viene asfaltato dagli dei. È quello che succede oggi. Ma noi abbiamo ogni giorno l'occasione di restituire il toro bianco, avendo fede negli eventi, cercando di non controllarli, perché gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, e allora gli dei ti sorridono e ti permettono di realizzare il capolavoro della tua vita. Quindi Minosse vuole questo potere tutto per sé, perché è un potere egoico, viene trattenuto nel mondo umano dell'ego e quindi l'energia non sale verso il sacro e resta nella materia, diventando caos distruttivo. Ricordate che quello che non viene offerto agli dei ti asfalta sempre. La mancanza di fede negli eventi ti asfalta sempre. Allora, qual è il significato profondo? Allora, il mito dice che quello che non riconosci come sacro diventa caos distruttivo. Qualcuno la chiamerebbe entropia distruttiva nella fisica. Cioè, quello che non viene riconosciuto come sacro diventa distruttivo. Eracle non uccide il toro, lo riporta all'ordine, quindi non distrugge l'energia, la reintegra. Adesso ti faccio una domanda rituale. C'è una parte della tua energia che stai chiamando problema. Invece in realtà vuole essere offerta agli dei. Qual è? Per esempio, no, sono troppo fragile. No, ma sono troppo solitaria. Sono sempre troppo arrabbiato. Sono troppo sensibile. Allora, queste sono qualità, queste sono forze che vengono giudicate dal sistema moralistico dei difetti. Allora, devi affidare quello che chiami fragilità agli dei, dicendo, per esempio, dea della fragilità, ho fede in te. Affida la tua rabbia agli dei, dicendo, Dio Ares, ho fede in te. E il dio Ares la trasformerà in impeto guerriero. Oppure la tua sensibilità. Devi dire, ho fede nella mia sensibilità. E allora gli dei magari ti faranno scoprire dei mondi meravigliosi che questa sensibilità ti porta ad essere più creativa, più creativo e non ad avere scenari apocalittici. Se tu la giudichi, se tu giudichi una forza, un aspetto che è dentro di te come negativo, come male, ti farà male. Gli dei si comportano come tu li tratti. E allora, in questo caso, quando il caos si trasforma, quando smetti di combattere ciò che senti, allora il viaggio scende ancora più in profondità, perché il problema non è più ciò che si muove dentro di te, è ciò che trattieni, ciò che possiedi, ciò che non lasci andare. Ed è qui che inizia il terzo attraversamento. Qua il viaggio di Ercole e di Eracle diventa ancora più sottile, cioè allora, abbiamo già affrontato la paura, non si tratta più della paura, non si tratta più del caos. Adesso il mito entra nel territorio dell'attaccamento, nel luogo dove l'essere umano trattiene, possiede, accumula, si identifica. E che succede poi? E soffre. Quello che trattieni ti governa.
quello che possiedi per cui provi attaccamento ti governa. E allora, dopo aver attraversato la paura e il caos, Eracle scopre qualcosa di incredibile. I mostri più difficili non sono quelli che ti aggrediscono, sono quelli che ti seducono, quelli che ti fanno credere: questo è mio, questo mi appartiene, no, questo non posso perderlo. E allora è qui che abbiamo le cavalle di Diomede o di Diomede, non so la pronuncia esatta. Eracle arriva nel regno di Diomede e vede delle cavalle straordinarie, wow, bellissime, potenti, ma terribili. Queste cavalle si nutrono di carne umana, sono divoratrici, non conoscono sazietà, non si fermano mai, più ricevono più vogliono, più mangiano più aumenta la fame. Eracle però che fa? Eracle invece riesce a domarle e a portarle via. Ma il mito qua ci sta raccontando qualcosa di molto più profondo. Le cavalle rappresentano il nostro desiderio quando diventa fame. Cioè sono l'attaccamento, sono quella parte di noi che dice: ah, ne voglio ancora, ah, non mi basta, no, ne voglio di più. E cosa rappresentano queste cavalle? Potrebbero essere il bisogno di approvazione, il bisogno d'amore, il bisogno di controllo, il bisogno di sicurezza. E il mito ci dice una cosa importantissima: quello che cerchi per riempire un vuoto diventa il vuoto stesso. Poi Eracle arriva davanti a una prova che sembra apparentemente ridicola. E qua entriamo nelle stalle di Augia. Deve pulire le stalle. Sì, deve pulire le stalle. Ma non sono stalle normali, piene di sterco, no. Sono enormi. E soprattutto la cosa bellissima è che non vengono pulite da anni. Anni. Questo letame si è accumulato strato dopo strato fino a diventare una montagna. Ed è qua che accade qualcosa di meraviglioso. Eracle non prende la pala e toglie lo sterco, la cacca, pala su pala, no, come avremmo fatto tutti forse. No. Le osserva, le comprende e fa una cosa pazzesca: devia il corso di 2 fiumi in modo che l'acqua entra nelle stalle e porta via tutto. Geniale. Allora, questa per me è una delle immagini più forti della mitologia. Le stalle siamo noi, eh sì, siamo pieni di melma, Le stalle siamo noi. Perché? Che cosa sono queste stalle? Sono le emozioni non vissute, sono le parole non dette, sono i dolori accumulati, sono le vecchie storie, sono le vecchie identità. E queste cose noi cerchiamo di risolverle tutto con la ragione, con l'analisi, con la volontà individuale, cioè con lo sforzo, con il controllo. Cerchiamo di risolvere tutta sta roba qua con il controllo, con lo sforzo. Ma ricordati, la suprema condotta è assenza di sforzo, dice la prima legge dello yoga sciamanico che si chiama Yasa. Ma soprattutto il mito dice: molte cose non si trasformano attraverso la forza, si trasformano quando cambia il flusso della vita. Basta cambiare il flusso della vita. E allora ti faccio una domanda rituale. Che cosa stai cercando di ripulire con lo sforzo? Quando avrebbe bisogno semplicemente di un nuovo flusso della tua vita.
Perché sai, spesso ci incaponiamo su qualcosa e a me è successo tantissime volte che poi l'ho fatto una volta, funzionava, ho continuato a farlo. Quando mi incaponisco su qualche cosa, quando devo fare qualche cosa, o magari deve venire un'idea su qualcosa, faccio quello che non avrei mai fatto, cambio proprio flusso, cioè faccio un'altra cosa, vado da un'altra parte, è lì che la cosa si scioglie. Ora, a questo punto entriamo nel mito con la storia di Ippolita. Ippolita, la cintura di Ippolita. Ippolita è la regina delle Amazzoni e questa cintura appartiene a lei. Non è un semplice oggetto. La cintura di Ippolita è un simbolo di potere, è un simbolo di seduzione sacra, di autorità. Allora Eracle deve prenderla, questa cintura, per volontà del re Euristeo. E però succede qualche cosa qua. Allora, inizialmente Ippolita è disposta a donarla questa cintura, ma a un certo punto nasce tra di loro incomprensione e conflitto. Si scatena una battaglia. La cintura viene presa con la forza. Eccola qui che torniamo di nuovo al mito del controllo e del possesso. Allora, nella lettura immaginale la cintura non è un oggetto. Che cos'è la cintura? È il potere del principio femminile autonomo. Ok? E rappresenta, che cosa rappresenta? È l'identità femminile non subordinata. È l'autorità del desiderio, il desiderio che vuole esistere, non subordinato. È il potere relazionale e magnetico. È l'eros che non si lascia possedere. Potere femminile. Un po' la Lilith, però non entriamo in altri miti. Allora, qua il mito ci dice un'altra cosa. Quando il maschile incontra il potere femminile senza accoglienza, senza ascolto, bam, nasce il conflitto. Quindi a livello più profondo Eracle sta cercando di integrare dentro di sé quella forza lì, il potere femminile, cioè la forza di stare in relazione, la compassione, entrare nel pathos, la forza di stare in relazione con il desiderio, con il magnetismo, con quella capacità di legarsi, di stare dentro la relazione senza dominare. Allora adesso ti faccio la domanda rituale. Dove hai smesso di ascoltare con il cuore, ti dico, dove hai smesso di ascoltare e hai iniziato a volere avere ragione? Ti lascio così. E poi continuiamo con i buoi di Gerione. Chi è Gerione? Gerione è un essere mostruoso che si trova ai confini del mondo. Ha più corpi uniti, cioè Allora, questo Gerione possiede una mandria di buoi straordinari, ok? Eracle deve recuperarli. Allora, per arrivarci deve attraversare queste terre lontanissime, dove c'è il deserto, dove ci sono confini estremi. Allora, i buoi anche qui non sono animali. I buoi sono energia psichica dispersa nei margini della coscienza. Un po' Plutone. Che cos'è questa energia psichica che abbiamo disperso ai margini della coscienza? Sono le parti di noi che abbiamo dimenticato. È il potere vitale esiliato. Sono gli istinti lontani dalla consapevolezza, sono le ombre non integrate. Ecco, Eracle deve raggiungere questi confini del mondo lontanissimo, dove quasi nessun essere umano è mai arrivato, e lì vive Gerione, che è un essere mostruoso, è un guardiano. Questo guardiano custodisce questa mandria di buoi straordinari.
Per recuperarli, Eracle deve attraversare questi deserti fortissimi, montagne, pericoli, mare, solitudine, distanze immense. Ma non è una battaglia qua, è una ricerca. E quando finalmente riporta i buoi a casa, il significato diventa evidente. Ripeto, i buoi rappresentano parti di noi che abbiamo lasciato ai margini. Sono i talenti dimenticati, i desideri abbandonati, la potenza esiliata, i sogni che non abbiamo avuto il coraggio di vivere, ancora, tra parentesi. E Gerione è il guardiano di tutto ciò che abbiamo escluso. E qua il mito ti dice, per diventare interi, dobbiamo recuperare ciò che abbiamo lasciato ai confini della nostra anima. Per diventare intero devi andare ai confini di te stesso e recuperare quello che hai lasciato fuori. E noi nei rituali sciamanici lo facciamo con la caccia all'anima, il soul retriever. Parti dell'anima dimenticate, scacciate, represse, abbandonate. Allora Eracle recupera quello che era stato perduto, cioè quello che Jung chiamava ombra, inconscio collettivo ombra, e nello yoga sciamanico definiamo l'anima nera, dove sono custoditi i tuoi più grandi tesori, e ne ho parlato anche in uno dei miei podcast, se non sbaglio in Magia Pratica 9. Allora, domanda rituale: quale parte di te è rimasta ai confini della tua anima, in attesa che tu torni a prenderla? Ti dico già che solitamente un aspetto di te, un qualcosa di te che è protetto da una tua grande paura, lo riconosci da lì. Magari sai di cosa la tua più grande paura cos'è, qual è, e questo lo affronteremo nel sigillo che andiamo a fare sulla forza con la pratica di yoga sciamanico. Dietro quella grande paura c'è questo grande talento. Ok. Qual è la chiave del terzo attraversamento? Allora, abbiamo visto le cavalle, no? Le cavalle insegnano che la fame non si placa nutrendola. Poi abbiamo visto le stalle che insegnano che il controllo non pulisce il passato. Poi abbiamo visto Ippolita che insegna che il potere senza ascolto, senza compassione, senza amore diventa conflitto. E poi abbiamo visto Gerione che insegna che ciò che escludi continua ad aspettarti lì e ti fa paura. E allora la forza rivela un altro volto. Non è trattenere, non è possedere, non è accumulare. La forza è lasciare scorrere, lasciare andare e avere il coraggio di tornare a prendere quello che un giorno hai abbandonato. Sono quei talenti sopiti del 6 di coppe nei tarocchi, diremmo, no? E allora quando anche questo viene attraversato, rimane l'ultima soglia, la più antica, la più silenziosa, la più misteriosa, la soglia della morte e dell'immortalità. Questa soglia è custodita da Cerbero ed è lì che si compie l'ultima trasformazione di Eracle. Allora, arriva un momento in cui la vita ti mette davanti a qualche cosa che non può essere risolto, va bene? Cioè puoi solo attraversarlo. Ed è proprio in questa fase che Eracle affronterà la quarta e ultima soglia, questa soglia del mistero. Quarto attraversamento, la soglia del mistero. E qua abbiamo le mele delle Esperidi o Esperidi. Allora, ai confini del mondo esiste un giardino sacro. È un luogo che appartiene agli dei, un luogo dove crescono i frutti dell'immortalità, le famose mele delle Esperidi. Questi frutti non rappresentano il potere,
non rappresentano la ricchezza, non rappresentano il successo, ma rappresentano quello che ognuno di noi, ogni anima cerca segretamente. La completezza, l'eternità, il ritorno all'origine. Ma il giardino è custodito, cioè non puoi semplicemente entrare e prendere le mele, cioè non puoi conquistare il mistero. Ed è in questo punto che il mito diventa bellissimo, perché Eracle comprende qualche cosa di importantissimo, comprende che esistono delle soglie che non si attraversano con la forza. E allora chiede aiuto, collabora, si affida. E questo è un insegnamento stupendo. Cioè l'eroe più forte della Grecia scopre che esiste una forza più grande della forza stessa, che è l'umiltà. Le mele delle Speridi rappresentano quello che l'ego cerca inutilmente di possedere. Che cos'è che l'ego cerca inutilmente di possedere? L'amore, la felicità, l'illuminazione, l'immortalità. E qua il mito ti sussurra una cosa importantissima. Quello che è veramente sacro non può essere posseduto, può soltanto essere ricevuto. Ed è qui che arriva l'ultima fatica. Cerbero, il guardiano dell'invisibile. Eracle in questo momento deve scendere negli inferi di Ade, nel regno di Ade, il signore degli inferi, il regno delle ombre, il regno dei morti, il regno dell'invisibile. E lì lo attende Cerbero. Allora ad Eracle gli viene chiesto di scendere negli inferi e riportare in superficie Cerbero. Cerbero è il cane a 3 teste che custodisce l'ingresso degli inferi. Non è un cane qualsiasi, è un guardiano. Il suo compito è assoluto. Dice, da qui nessuno entra, nessuno esce. Cerbero custodisce il confine. Ma quale confine? Quello tra la vita e la morte. Ma non soltanto, custodisce il confine tra ciò che credi di essere e ciò che sei veramente. Perché ogni essere umano arriva a un punto del proprio cammino in cui deve lasciare morire qualche cosa. Una maschera, un'identità, una storia, un'immagine di sé. Ed è lì che nasce la paura più grande, che non è la paura di soffrire, non è la paura di perdere, è la paura di scomparire. Cioè è la paura della morte dell'ego, la morte della mente razionale, che ha paura di svanire, ha paura dell'amore, ha paura di darsi. E ogni volta che noi ci cade una maschera, ci cade un'identità, ma come pure ogni volta che perdiamo un'abitudine o ci lavoriamo su, stiamo morendo. Ecco perché facciamo tanta fatica a lasciare andare un'abitudine o un certo modo di fare, perché per la mente razionale significa morire. E poi chi sono senza questa maschera? La paura del vuoto. Allora, per arrivare a Cerbero, Eracle deve prima attraversare il regno dei morti. E questo è un viaggio di coscienza. Allora, qua non ci sono più mostri da combattere fuori. Ci sono ombre, silenzi, presenze interiori, perdita di identità. Cioè, qua è il punto in cui l'eroe smette di essere eroe nel senso umano. Allora, il cane a 3 teste, Cerbero, appunto ha 3 teste, e questo è già un simbolo. Le 3 teste, ogni testa guarda in una direzione diversa: passato, presente, futuro. Il guardiano tiene insieme il tempo e tiene insieme anche il confine tra vita e morte.
Allora, qual è la prova vera di Eracle qua? Non può usare le armi, non può ucciderlo, non può forzarlo. Perché? Perché nel regno dei morti, degli inferi, la forza fisica non funziona più. E allora fa qualche cosa di radicale. Lo affronta a mani nude, lo afferra, lo domina con il corpo, ma senza distruzione. E qual è il significato profondo? Cerbero non è un mostro esterno. Cerbero è il guardiano della soglia psichica più profonda, rappresenta per noi la paura della morte, il limite dell'ego, l'inconscio totale, quello che non è controllabile proprio. E soprattutto è quello che impedisce alla coscienza di andare oltre se stessa. Allora Eracle che fa? Riesce a portare Cerbero nel mondo dei vivi, ma non lo uccide, non lo distrugge, lo mostra e poi lo riporta indietro, lo restituisce agli inferi. Perché? Messaggio importantissimo. Il mistero non va conquistato, va onorato. Cioè il vero significato non è conquistare la morte, vincere la morte, no. Il vero significato è entrare nel luogo dove l'io si dissolve e riuscire a restare cosciente. Questa è immortalità. Cerbero è il guardiano dell'ultima soglia, la soglia dove finisce il controllo, la soglia dove finisce l'ego, la soglia dove finisce l'illusione di essere separati dalla vita, la soglia dove finisce l'illusione di essere separati dall'invisibile, dallo sconosciuto, dalla morte, ma quello che la mente chiama morte è l'invisibile. E il mito ti dice non puoi attraversare il mistero restando la persona che eri prima. Non puoi attraversare la notte restando la persona che eri prima. Qualcosa deve morire perché qualcosa di più grande possa nascere. Allora Cerbero non custodisce la morte, custodisce il confine oltre cui non puoi entrare restando identico a te stesso. E cos'è che ci permette di dissolvere la mente? Dissolvere l'io, cioè il senso dell'io che si sente separato dall'invisibile. Cos'è che permette alla mente razionale di svanire, di morire? Cos'è che ci permette di mostrare Cerbero e riportarlo negli inferi, permettendoci la radicale trasformazione? Le emozioni, le emozioni, le emozioni. Permettere alle emozioni di condurci nel viaggio sotterraneo, dolce tristezza, dolce malinconia, paura, con la consapevolezza che quel viaggio ti infonderà la vera forza. Perché? Perché la morte è il nostro più potente alleato. Per la mente razionale è morte ciò che non può essere controllato. Per la mente razionale è morte l'invisibile. E allora quando ti affidi alle emozioni, quando fai il viaggio ctonio sotterraneo, stai acquisendo la vera forza, il coraggio della fede. Domanda rituale. Qual è la tua più grande paura? Attraversare questa grande paura significherebbe avere una vita più piena e appagante. E questo lo andremo a fare nella pratica rituale. Mi viene in mente un vecchio detto che dice: trova una buona ragione per morire e avrai una grande ragione per vivere. E allora la vita e la morte sono simultanei, il vivente e il morente sono distinti ma non separati. Il morente è la tua parte invisibile, il tuo doppio, l'amante mistico, il daimon. E quando iniziamo a cooperare con l'invisibile diveniamo immortali. Perché la morte non è da intendersi tanto nel senso fisico, ma rappresenta la fossa dell'inconsapevolezza in cui cadiamo quando abbiamo paura dello sconosciuto, quando abbiamo paura dell'invisibile. E allora divenire immortali significa ricordare chi sei. Allora oggi c'è qualcosa di te che deve morire perché tu possa vivere pienamente.
e lo andremo a fare a mezzo del sigillo della forza. Allora, Eracle non affronta 12 prove separate. Eracle attraversa 4 grandi movimenti della coscienza, che sono la paura, il caos, l'attaccamento, il mistero. E ognuno di questi livelli non elimina il mostro, ma lo attraversa, lo incontra, lo integra. La forza non è ciò che elimina il mostro demone. La forza è quando smetti di respingerlo e inizi ad allearti. Ed è lì che avviene il reciproco potenziamento. Perché il tuo demone è il tuo invisibile, è il tuo amante mistico, è la paura, è quella cosa che sta dietro a ciò che conosci. È te stesso. E l'invisibile è il tuo potente alleato, è l'anima nera, è l'ombra. Ed è qui che comprendiamo finalmente il senso dell'arcano della forza. La forza non è dominare, non è trattenere, non è controllare, non è vincere. La forza è attraversare. Attraversare la paura, attraversare il caos, attraversare l'attaccamento, attraversare il mistero, fino a comprendere che i mostri non erano un nemico, erano maestri. Il leone, l'idra, il toro, le cavalle, Gerione, Cerbero, sono tutte forme della stessa domanda. Sei disposto a entrare completamente nella vita? Perché la vera forza non è quella che combatte. La vera forza è quella che rimane presente, e quando rimani presente abbastanza a lungo, allora la paura diventa potenza, il caos diventa energia, l'attaccamento diventa amore e il mistero diventa la tua casa, il paradiso perduto delle origini. Allora quello che ti dice l'arcano della forza è questo: io non sono venuto a dominare la mia natura. Sono venuto ad amarla abbastanza da attraversarla. L'eros della forza non è il desiderio di dominare, non è il desiderio di vincere, non è il desiderio di essere forti nel senso egoico. L'eros della forza è il desiderio di sentire tutto, di essere vivi, di non fuggire, di non anestetizzarsi, di non diventare più piccoli per paura di soffrire. Perché? Perché la forza ama l'intensità, ama la vita che scorre, ama il sangue nelle vene, ama il battito, ama il tremore, ama la vulnerabilità. Allora l'eros della forza dice: io posso sentire questo. Io voglio stare qui, io posso attraversarlo, io voglio attraversarlo. Ecco perché Eracle non fugge mai, ogni volta entra sempre più dentro, sempre più dentro. E qual è l'ombra dell'arcano della forza? A volte viene scambiata per mancanza di forza. Ma l'ombra della forza è il controllo, è la rigidità, è l'autosufficienza, è l'orgoglio spirituale, è l'incapacità di chiedere aiuto, di darsi. È quella persona che dice sto benissimo, sto benissimo, sto benissimo, cioè nel senso no? Quando non palesiamo la vera identità della nostra emozione, è quella persona che non piange, è quella persona che non chiede, è quella persona che non si lascia vedere, è quella persona che costruisce una corazza e la chiama forza. Ma Eracle ci ha insegnato il contrario, perché anche lui alla fine deve chiedere aiuto per le mele delle Hesperidi. E allora la domanda è un'altra: la tua forza è viva o è diventata un'armatura? Allora Eracle ci ha insegnato una cosa importantissima: la vera forza è il darsi. L'arma più potente in assoluto si chiama amore. Amore viene dal latino amors, a privativo, mors, morte. L'amore vince la morte. L'amore è immortalità.
E adesso andremo a fare un rituale potentissimo, preparatevi ragazze e miei ragazzi, perché andremo a sentire a mezzo dell'alleanza con il nostro demone, della nostra paura più grande, tutta la forza che tu hai in questa incarnazione che ti viene direttamente dagli dei. Queste sono delle pratiche che, se fatte almeno per 7 giorni in via consecutiva, registrano nell'inconscio questa informazione e ogni volta che tu sentirai paura, tu vedrai il tuo maestro che ti sta indicando la via e ti sta dando la forza per procedere e superare te stessa e te stesso. E adesso, ragazze e miei ragazzi, preparatevi al grande viaggio sciamanico. Eccoci qua, ragazze e miei ragazzi, e ci prepariamo per il sigillo della forza. Prepariamoci perché sarà una sequenza potentissima oggi, ok? Potentissima. Attraverso quello che andremo a fare, noi ci autopotenzieremo con i nostri demoni, che sono i nostri più potenti alleati. Allora, prendiamo la nostra cappa magica, entriamo nella foresta immaginale. La cappa magica rappresenta l'abbraccio del nostro sposo invisibile, sposa invisibile. E allora iniziamo con il basculamento. Inspiro dal naso in 2 fasi successive ed esalo dalla bocca. In questo modo qua. E basculiamo, facendo ruotare bene la schiena. Le braccia morbide, la schiena che ruota e con la respirazione di fuoco bruciamo simbolicamente tutti i nostri pensieri. La respirazione di fuoco serve già a far entrare in una leggera trance, a uno stato ampliato di coscienza. Adesso portiamo le mani giunte in preghiera davanti al torace, chiudiamo gli occhi e immaginiamo la nostra foresta immaginale, il luogo psichico, la soglia liminale dove tutto è possibile, laddove avviene la creazione e la cooperazione con le immagini, con gli dei, con le forze. Chiudiamo gli occhi e immaginiamoci la nostra bellissima foresta immaginale davanti a noi, fatta di piante meravigliose, animali fantastici, splendide radure, cascate. Quello che sentite di immaginare in questo momento è il vostro occhio creativo. La foresta immaginale è sempre con voi, è il luogo dove tutto è possibile. Adesso facciamo un inchino, chiediamo il permesso di entrare e facciamo un passo avanti e ci muoviamo come dei colibrì, come uccellini. Facciamo questo movimento, siamo dei colibrì, siamo degli uccellini, piccoli, fortissimi, resistenti, capaci di grandi e grandissime opere. Muoviamoci come uccellini, come dei colibrì, perché la forza non significa essere maestoso, ma compiere opere maestose, a partire dalla consapevolezza di essere figli degli dei. Muoviamoci come dei colibrì, facciamo ruotare la schiena, sentiamoci leggeri e ci indirizziamo verso il nostro albero migliore amico, dove andremo a praticare. Ma sentiamo la leggerezza e la forza stessa del colibrì. Il colibrì, muoviamo le mani in questo modo, le gambe,
Lasciamoci trasportare dall'immagine di un uccellino meraviglioso. Facciamoci trasportare. Muoviamo le mani, anche così. Siamo degli uccellini meravigliosi che vibrano nell'aria, sentendo tutta la potenza e la forza, la leggerezza dell'aria. Muoviamoci verso il nostro albero migliore amico. Voliamo verso il cielo e verso la terra, verso il cielo e verso la terra. E raggiungiamo il nostro albero migliore amico. Ci mettiamo adesso nella posizione meditativa. Ci mettiamo o a gambe incrociate, in questo modo semplice, o posizione del loto, in questo modo qui, o mezzo loto, solo un piede sulla coscia, oppure potete anche stare sedute o seduti sulla sedia, posizione del faraone. L'importante è che la schiena stia ben dritta ed esprima un senso di regalità e di nobiltà. Allora, mettiamoci la nostra cappa magica, ci avvolgiamo nella nostra cappa magica, mettiamo la mano destra sopra la mano sinistra, le punte dei pollici che si toccano. Iniziamo a respirare ad occhi chiusi, focalizzando l'attenzione solo sul respiro che entra ed esce dal naso. Il mento rivolto verso il basso, verso il torace. Se un pensiero arriva, riporto l'attenzione al respiro che entra ed esce dal naso. Adesso ti chiedo di immaginare la tua paura più grande, un demone, un'immagine perturbata, un samskara, un'immagine impressionante, la tua più grande paura. Magari è legata a un ricordo, anche non di questa vita. È legata a un'immagine in particolare, questo demone. Ti chiedo di visualizzarlo davanti a te. Può essere un ricordo o può essere una paura che hai. Visualizzala come un'immagine, una figura. Può anche essere solo un'immagine di un evento, dietro cui si nasconde una figura, un demone. È una tua grande paura. Questa grande paura te la porti dietro da vite intere e chiede di essere accolta per trasformarsi in tuo potente alleato. Rintraccia adesso questa immagine mentre respiri e portala davanti a te. Adesso inizia la respirazione circolare,
cioè dalla bocca. La respirazione circolare è quella che permette di far entrare quanta più aria possibile nel minor tempo possibile. È la respirazione che ti permette di cooperare con le immagini, con gli eventi ed entrare in uno stato di coscienza molto ampliato per cooperare direttamente con le immagini, con gli dei, con i numi, demoni, affinché tu possa cooperarci e non fuggirle. Solo dalla bocca, come se volessi succhiare l'aria. E mentre respiri, immagina che il tuo demone inspira l'aria che tu espiri e tu inspiri l'aria che lui espira. L'aria che tu respiri è la sua aria, l'aria che lui respira è la tua stessa aria. Adesso sta avvenendo un reciproco potenziamento. Continua a respirare, io ti accompagno con il mio tamburo. Non permettere mai che la respirazione cada. Respira. Respira l'aria del tuo stesso demone e lasciali respirare la tua. Sta avvenendo un reciproco potenziamento. Adesso continua a respirare sempre circolarmente. Metti sempre ad occhi chiusi i palmi delle mani rivolte verso l'alto e offrile al tuo demone. Senti i palmi delle sue mani poggiarsi sui tuoi. Adesso puoi rallentare il respiro e portarlo a un respiro di consapevolezza e un po' più profondo del respiro normale. Solo dalla bocca. Senti sulle tue mani i palmi delle mani del tuo demone. Adesso stringetevi le mani. Senti il potenziamento reciproco che è avvenuto. Senti la forza
che vi siete scambiati in questo momento. Sentirlo non significa necessariamente vederlo, o vederlo non significa necessariamente vederlo con gli occhi, è avere la sensazione di, abbi la sensazione di stringergli le mani. Adesso riporta le mani in grembo. E segui, porta la tua mente lungo questo sentiero, respirando normalmente. Il mio demone è mio potente alleato. Io l'ho riconosciuto in quanto tale e ho permesso a mezzo di questa meditazione di autopotenziarmi, permettendo un reciproco potenziamento. Il respiro, la respirazione circolare è vita, è amore. Io e il mio demone abbiamo fatto un rito di reciproco potenziamento a mezzo dell'amore. Adesso riapriamo gli occhi e grazie all'alleanza e alla potenza con il nostro demone noi andremo a fare una sequenza dove sentiremo la forza avvenuta. Ragazze mie, ragazzi, io vi tolgo la cappa magica per farvi vedere meglio, altrimenti non mi vedete e poi fa molto caldo. E ci prepariamo per fare una sequenza potentissima grazie alla forza che ci è arrivata in dotazione dall'alleanza con il nostro demone. Allora, partiamo dalla posizione dello sciatore. Metto i pollici all'interno delle mani, in questo modo qua, e partiamo dalla posizione dello sciatore. Vedete? Così. Allora, respiro per 9 volte in questo modo. Allora, ve lo faccio prima vedere. Ok, ve l'ho fatto prima vedere in modo tale che poi quando prendete confidenza la fate tutte insieme. Ve la faccio rivedere spiegandovi i passaggi. Allora, posizione dello sciatore, respiro con la respirazione circolare per 9 volte e parto da qui. Posizione del coccodrillo in piedi, 9 volte.
Posizione della talpa, 9 volte. Posizione del delfino, 9 volte. Gamba destra in avanti, 9 volte. Gamba sinistra in avanti, 9 volte. Posizione del coccodrillo, 9 volte. Ritiro la gamba destra, 9 volte. Ritiro la gamba sinistra 9 volte, senza mai appoggiare le braccia. Da questa posizione in ginocchio e passo nella talpa. Coccodrillo 9 volte. Sciatore 9 volte. Lo facciamo per l'ultima volta, 3 volte in tutto. Sciatore. Coccodrillo 9 volte. Talpa 9 volte. Delfino 9 volte. Gamba destra in avanti 9 volte. Gamba sinistra in avanti 9 volte. Coccodrillo 9 volte. Ritiro la gamba destra 9 volte. Ritiro la gamba sinistra sempre senza appoggiare le mani 9 volte. Ginocchio e subito talpa 9 volte. Coccodrillo in piedi 9 volte. Sciatore 9 volte. Ok. Posizione della fiamma. Gambe unite, le mani lungo le cosce, coccige in avanti, mento verso il torace. Contempliamo la potenza del nostro yoga sciamanico, che ci permette di autopotenziarci con i nostri demoni e far diventare le nostre paure i nostri più potenti alleati. E adesso continuiamo con la sequenza della libellula. Potete anche bere un goccio d'acqua, io non me lo sono portato, cioè sei là. Potete bere anche un goccio d'acqua prima di passare alla sequenza della libellula. Come vedete sono delle pratiche potentissime di autopotenziamento, ok? Allora, bevete un goccio d'acqua se ce l'avete. Allora, posizione della libellula. Mi metto in questa posizione. Vedete? Allora, con i gomiti a terra e i pugni, sempre il pugno rivolto, il pollice all'interno della mano, ok? Da entrambe le mani. Allora, da questa posizione respirate circolarmente e dobbiamo fare questi movimenti. Ok? Allora,
è meglio se facciamo respirazione di fuoco. Facciamo una respirazione di fuoco. Allora, partiamo da qui, respiriamo di fuoco, con la respirazione di fuoco, inalo dal naso 2 fasi successive ed esalo dalla bocca. Dobbiamo pensare che davanti a noi abbiamo un muro da colpire con tutta la nostra forza, che non è la forza soltanto che c'è nelle braccia, è la forza di tutto il corpo. Dobbiamo spaccare il muro che c'è davanti a noi, d'accordo? Allora, procediamo. Inalo dal naso 2 fasi successive ed esalo spaccando il muro. Prima a destra, poi a sinistra. Sento tutta la mia forza. Ne dobbiamo fare 6 a destra e 6 a sinistra. Ma ho perso il conto perché mi stavo concentrando sul muro da spaccare davanti a me. Al termine ci mettiamo nella posizione del coccodrillo con la fronte sui palmi delle mani e riprendiamo fiato. Respiriamo spontaneamente sentendo tutta la nostra forza che ci è stata data dall'alleanza con la nostra più grande paura, col nostro demone, proprio come ha fatto Ercole. Sentiamoci Eracle, sentiamoci nel mito, totalmente incarnati e autopotenziandoci. Sentiamo tutta la nostra forza, l'energia che si libera nel nostro corpo. E ripeti mentalmente: io sono forte, io sono forte, io sono forte, io sono forte. Adesso, quando ci sentiamo più riposati, portiamo sempre da questa posizione le mani dietro la nuca intrecciate così, ok? Allora, partendo sempre dalla posizione del coccodrillo, allora, inalo dal naso col suono nella gola, sai la respirazione profonda che si chiama Ujjayi Pranayama. Inalo dal naso con il suono nella gola, mi riempio dal basso verso l'alto e poi esalo soffiando, girandomi in un senso e nell'altro. Ve lo faccio vedere. Quando salgo, porto con me tutta la parte sinistra e la parte destra quando giro dall'altra parte, cioè, ok? Allora, andiamo. Mi riempio a vaso dal basso verso l'alto con la respirazione Ujjayi Pranayama ed esalando e ritorno. Faccio ruotare bene la schiena fin dove posso.
Sento che il demone mi ha dato tutta la sua forza, diventando mio alleato. Allora, ne dobbiamo fare 9 a destra e 9 a sinistra. Io ovviamente ho perso il conto che stavo pensando al mio demone. 9 a sinistra, 9 a destra e 9 a sinistra, ok? Fatto questo, da questa posizione ci portiamo nella posizione del cane. Anche qui continuiamo a respirare con la respirazione Ujjayi Pranayama, soltanto che questa volta non espiro soffiando dalla bocca, ma espiro dal naso. Mi curvo verso l'alto. E mi stiro. Mi incurvo e mi stiro. E poi vado nella posizione di Maometto e mi stiro tutto il corpo, respirando normalmente, spontaneamente. Sento il mio profondo contatto con la terra, con Madre Terra, con la potenza di Ercole, di Eracle e quest'autopotenziamento che è generato grazie alla volontà di cooperare con le forze più forti che esistano in natura. Sento in questo momento il sostegno della terra per ciò che abbiamo fatto. Poi mi porto seduta sui talloni, molto delicatamente, piano, 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 piano. Facciamo un paio di rotazioni del collo, dalla posizione dell'eroe, seduti sui talloni. Faccio un paio di rotazioni del collo, senza muovere la schiena, piano, piano, piano. Sento tirare tutti gli estremi della circonferenza. Ok, terminata la rotazione in corso, se avete tolto la cappa magica la rimettiamo. Ci mettiamo nella posizione meditativa. Mano destra sopra la sinistra, le punte dei pollici che si toccano. Chiudiamo gli occhi e meditiamo su quello che oggi abbiamo trasmesso al nostro inconscio, nel nostro corpo, nella psiche profonda.
Oggi abbiamo trasmesso al nostro inconscio profondo che le nostre paure, i nostri demoni, non sono altro che forze che aspettano di allearsi a noi, facendo un atto di reciproco potenziamento. Oggi abbiamo sperimentato come l'alleanza col nostro demone, la nostra paura più profonda, ci porti guarigione, nutrimento, forza e vitalità. E il mito di Eracle, Ercole, ci ha dato le chiavi per questo reciproco potenziamento. Incarnare la forza significa avere il coraggio di realizzare se stessi a mezzo dell'alleanza con i propri demoni, con le proprie paure più profonde. Avere il coraggio di superare se stessi, superando i limiti della paura e del condizionamento morale. Non esiste fuori un nemico che possa nuocerti. Ciò che può nuocerti è solo l'idea che qualcosa possa nuocerti. E allora una volta che noi ci siamo alleati con le nostre paure più profonde, nulla potrà mai più nuocerci. Mettiamo le mani giunte in preghiera davanti al torace. Inchiniamoci al nostro demone, alla nostra paura che è diventata nostro potente alleato. Ringraziamolo, onoriamolo. E ringraziamo tutti gli spiriti che in questo momento ci sostengono nella realizzazione del nostro cammino e nel compimento del nostro destino, ricordando che non esiste un destino migliore o peggiore, ma ognuno deve compiere il proprio destino e l'alleanza con le più grandi paure ti porta a compiere il grande lavoro, capolavoro della tua vita. Guardiamo per l'ultima volta la nostra foresta immaginale e ringraziamola con un inchino per averci ospitato, ricordando che verrà con noi in qualsiasi momento della nostra giornata. Dedichiamo i meriti della nostra pratica spirituale ai nostri avi e ai nostri antenati che ci sostengono e ci proteggono affinché abbiano una buona rinascita e un buon karma. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Ragazzi miei ragazzi, è stato bellissimo, è stato bellissimamente bellissimo. Allora, adesso, nelle prossime 24 ore, facciamo la microtrasformazione. Ti chiedo di fare una cosa che stai rimandando da tempo. Può essere una telefonata, può essere una decisione, può essere un desiderio, può essere un incontro, può essere una conversazione. Fallo. Adesso hai la forza di integrazione per farlo. Perché il leone non si combatte con la forza, ma solo entrando nella sua tana. Ti devi alleare. E quindi, ragazze miei ragazzi, questo abbiamo fatto il sigillo, la microtrasformazione. Detto questo, io concludo qua, ci vediamo al prossimo arcano, ti abbraccio forte forte e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.